Welcome, welcome, benvenuti nella casa di Ra, a Luxor in Egitto, dove abito. Io sono Shams, o Cinzia, come volete chiamarmi, e sapete che ormai per ogni lunazione vorrei condividere con voi le mie visioni, quello che mi arriva segno, per darvi un aiuto, io spero, un'indicazione, o aprirvi anche solo una nuova visione su qualcosa che vi sta aspettando. Sopra di me Sirio e Orione, i miei compagni notturni. Io abito nel deserto di fronte alla Queen Valley, in West Bank, nella terra della vita, non la terra dei morti, ricordatevi sempre. E quindi iniziamo oggi con questa nuova luna in Acquario, il 1 di febbraio, a vedere un po' che cosa ci sta aspettando segno per segno. Quindi iniziamo con i miei cari amici Arieti. Arieti, cosa porterà questa nuova luna in Acquario per gli Arieti? L'Ariete ha bisogno di affidarsi totalmente a chi è e ha bisogno di credere in chi è. Deve semplicemente aprire le braccia e affidarsi all'universo e credere veramente, fondamentalmente, di chi è. Questa è la cosa più importante che deve fare l'Ariete. L'Ariete ha bisogno di rimanere centrato nel suo centro, quindi come canale tra il cielo e la terra, per poter seguire quel sogno, quel dream che ha dentro di sé e potersi permettere di camminare per quella strada e creare qualcosa di nuovo, partorire un nuovo sogno, questo sogno va partorito, va rimesso nel mondo, va mostrato al mondo e proprio si mostrerà con una grandissima forza, cioè proprio prenderà, come voi deciderete, vi darete il permesso di manifestare quel progetto, quello che voi avete dentro. A quel punto quello partirà veramente velocissimo e proprio vi rendete conto che si crea una nuova strada e voi sarete proprio al centro, avrete tutta a disposizione. Dovete solo cercare di mettere una base, di mettere le cose in armonia proprio già dalla terra, quindi create le basi, perché quel sogno è pronto per uscire, quindi quando lo mettete nel mondo, quando vi mostrate al mondo così come siete, quello parte, ok? Quindi è molto importante questo, ok? Andiamo. E troverete anche moltissima allegria, troverete anche un nuovo modo di stare insieme alle persone che vi creerà allegria, che vi farà sentire bene. E c'è proprio una grandissima riuscita proprio di qualcosa di nuovo e non preoccupatevi delle persone che possono essere gelose, invidiose di voi, lasciate perdere, lasciate a loro i loro problemi, voi andate avanti per il vostro. Farete degli spostamenti, ci sarà soltanto alcune piccole cose che dovete sistemare, ma vi verrà un'idea, un'apertura di come poter mettere giù quelle informazioni, veramente, quel progetto che voi avete in mente, in una maniera molto molto concreta, ok? Troverete qualche ostacolo, qualcuno che cercherà di ostacolarvi, ma non vi preoccupate, lasciate per favore andare, seguite quello che dovete fare, fate in questo cambio e non mettetevi maschere, cioè mostratevi per quelli che siete, mostratevi quel cuore che avete, soltanto in quel modo potrete passare oltre e poter veramente mettere quel seme, quel sogno a terra. Vediamo un po' quali sono gli aiuti per l'Ariete. Guardate, per l'Ariete questa meravigliosa carta, che è la carta di Nut e Geb. Nut è la dea del sole, la dea del cielo, quindi lei al mattino mangia il sole e la sera lo partorisce e di notte il suo corpo è completamente ricoperto di stelle. E Geb è il marito,
suo compagno che la sostiene dalla terra, quindi cielo e terra possono essere a vostra disposizione per queste sacre proposte, quindi come se qualcosa di sacro intorno a voi, quindi le famiglie che si stanno formando sono molto importanti, non è tanto la famiglia di origine, ok? Ma sono le famiglie che si stanno formando intorno a voi e che vi sostengono, quindi è una nuova creazione, qualcosa che sarà come tutto un tondo, tutto sarà unito, il cielo sarà unito alla terra. Vediamo qual è l'altro aiuto con le carte del Sole e della Luna. Prendersi cura di voi, smettere di rimanere in quell'abbandono, in quel piangervi addosso, ma semplicemente accogliervi. Una grande accoglienza, una grande credere in voi. Quindi rimanete uniti, rimanete, perché queste chiavi che avete è proprio come se doveste veramente unire quel nuovo dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, e mostrare voi quel vostro dono che avete e portarlo nel mondo, e inizierà subito, immediatamente a partire. Questo è molto importante, quindi non dimenticatelo. Toro, miei amici Toro, vediamo un po'. Toro, il mio asse, l'altra mia parte. Che cosa arriva per il Toro? Il Toro deve ritornare a essere padrone della propria vita, ma padrone della propria vita è attraverso il proprio cuore. Soltanto in quel modo potrete ritornare a essere padroni della vostra vita, e non preoccupatevi tanto di quello che le persone dicono, ma rimanete nell'essenza, rimanete dentro, andate oltre a quello che si mostra, andate oltre all'immaginario, andate oltre alle persone che vi adorano, che vi dicono che siete bravi e tutto, andate dentro, cercate di trovare quel nocciolo veramente, di sentire che cosa veramente quelle persone che avete davanti vi vogliono dire. E anche per voi c'è veramente un partorire la vostra idea, un portare a terra ed aprire questo nuovo, cambiando un modo di pensare, cambiando un modo che viene sempre che è statico, quindi cercate di muovetevi e cercate di guardare da tutti i lati per vedere dov'è la differenza nella vostra visione, e la differenza è nel riconoscervi, nel darvi quel riconoscimento dentro di voi, soltanto in quel modo. E dovete portare, nel momento che vi riconoscete, qui c'è bisogno di portare un po', di mettere un po' a posto le cose, quindi di ricostruire, come se voi quando vi riconoscete dite: ah, ma cavolo, guarda che c'è niente che devo tenere, invece no, in tutto quell'ammasso che avete intorno, che dovete fare ordine, dovete fare un po' di pulizia intorno, ci sono proprio delle basi che vanno piantate bene. A quel punto voi vi potete riconoscere, potete andare oltre, e a quel punto la vostra strada inizia veramente in una maniera fantastica. Quella strada inizia veramente a partire ed andare molto veloce, ma vi è chiesto un atto di grande fiducia in voi stessi. Dovete fidarvi di chi siete, dovete fidarvi di chi siete voi. Chiaro? Chi siete? E dovete fare veramente un atto di grande fede per voi stessi, un atto di grande fede nel seguire la vostra voce, ma seguirla veramente in questa linea, senza manipolazioni, senza nulla, guardandovi veramente direttamente. Il Toro deve avere anche il coraggio di usare la propria voce. Vi state affogando la gola e parlate la vostra verità, uscite con la vostra voce. Un consiglio che mi viene di dare agli amici Toro è: usate la vostra voce, tirate fuori tutte quelle cose che fino ad oggi non avevate assolutamente
avuto il coraggio di dire. Dovete dire tutto ciò che è in sospeso. Mi state affogando? Aiuto, scusate. Ci sarà una riuscita per voi amici Toro, ci sarà proprio anche una riuscita anche insieme ad alcune persone. Ci sarà una persona importante che arriva verso di voi e vi aiuterà a superare alcuni momenti e vi troverete insieme a delle altre persone. Insieme a queste persone riuscirete a capire che c'è proprio una creazione, che c'è qualcosa che sta nascendo di molto molto bello. Non preoccupatevi se ci sono persone gelose intorno a voi, alcune persone che cercano di sviare, rimanete fermi nella vostra posizione, come vi ho detto prima, perché ci sono anche molti benefici che stanno arrivando. E in quello che dovete affrontare ci saranno prove a superare, ma più che altro siete voi che dovete darvi il permesso di andare oltre, di smettere di rimanere prigionieri di voi stessi, perché l'armonia e la riuscita ce l'avete, quindi non ritornate sempre in quella vostra chiusura, rimanete veramente open, lasciate che quelle porte si possano aprire. Vediamo per i nostri amici Toro quali sono gli aiuti, le mie meravigliose carte egizie. Che meraviglia! La grande dea Isis che con le sue ali vi protegge. La grande dea Isis che è la manifestazione dell'amore, quindi quello che vi viene chiesto è veramente di rimanere in quell'amore incondizionato, di rimanere nell'amore per voi stessi. Più che altro in questo momento quello che io sento è proprio un amore per voi, un amore che deve essere portato verso voi stessi. Quindi rimanete veramente in quella grandissima energia di amore verso di voi, quella manifestazione, manifestatelo intorno a voi, nella vostra vita, tutto quello che state cercando di fare, perché solo in questo modo voi potrete guarire, avere una guarigione tramite questo grande amore. Vediamo l'altro aiuto, qual è? L'altro aiuto è prendervi cura di voi, prendervi cura, tantissima cura di voi. C'è è come se voi doveste veramente portare un grande amore all'interno di voi e portare proprio quell'amore che possa portare quel nutrimento che tanto il Toro ha bisogno, ma quel nutrimento che arriva però dall'amore, che non è un altro tipo di cibo, è un nutrimento spirituale molto alto che voi potete avere in questo momento per diventare veramente, prendendovi cura di voi stessi. Grazie amici Toro e i miei amati gemellini. Vediamo cosa arriva per i gemelli. I gemelli hanno bisogno di fare un cambio, hanno bisogno di fare un cambio veramente molto potente e veramente di rimettere a posto, cioè bisogno di riportare ordine. È come se voi aveste veramente un caos allucinante intorno a voi, qui c'è bisogno di portare ordine. Bisogna darsi il permesso di lasciare andare quello che era la vostra zona comoda, di uscire, ma di mettere a posto, perché intorno a voi, dentro di voi, c'è veramente un grande caos. E anche per voi c'è proprio
potervi dare il permesso di camminare su una nuova strada, iniziare qualcosa di nuovo, ma qualcosa che segua il vostro sogno, quello che veramente voi volete. Questa intenzione di questa luna in Acquario è: apro e faccio qualcosa di nuovo, qualcosa che sia consono con quello che sono io. E proprio quello che vi viene chiesto è: rispettate chi siete, ma rispettate dal vostro cuore tutto ciò che farete, tutto ciò che porterete nella terra, quello che metterete giù sarà qualcosa che sarà proprio in connessione con il vostro cuore, cioè dal vostro cuore nascerà il vostro sogno, solo in quel modo e nessun altro. E a quel punto si aprono le strade, voi avete tutte le strade a disposizione, portando quell'ordine cosmico. Voi sarete fedeli a chi siete, alle persone che siete dentro, e a quel punto potete iniziare quella strada, iniziare ad andare veramente in armonia, in bilanciamento, come se voi finalmente poteste fare un grandissimo respiro, un respiro veramente profondo. Vediamo quale altro messaggio c'è per voi. Questa luna in Acquario per i gemelli. Ci sarà anche un accordo con una persona per un lavoro, quindi uscite dagli rimpianti, fate questo cambio, lasciate andare tutte quelle che sono le cose che vi hanno fatto del male e lasciate andare quell'abbattimento morale, quella depressione che avete in questo momento. Riportate armonia dentro di voi, veramente, è molto importante che ritornate veramente ad alzare la vostra energia ad un altro livello, ok? E vi verrà veramente una proposta, un'idea per anche uno spostamento, qualcosa che è in movimento. E non sarà facile subito trovare quell'allineamento e quella strada, ma poi vi verrà l'idea e voi capirete dove dovete andare. Quindi non lasciatevi portare e sopraffare da quelli che possono essere i problemi, perché non ci saranno problemi, ok? I problemi semplicemente, dovete avere semplicemente pazienza un attimo, fermarvi un attimo e aspettare che vi si apra quella idea geniale che avete dentro. Okay? Vediamo i vostri aiuti. E infatti guardate, l'aiuto è Sobek e Horus, la riconciliazione. È come se voi doveste riconciliare parte di voi, è come se vi doveste capire, vi doveste perdonare e comprendere. Solo attraverso la comprensione, solo attraverso il perdono verso voi stessi di quello che è stato, di quello che avete fatto, solo in quel modo voi potrete andare oltre. E a quel punto sarà tutto completo. Guardate questa carta cosa vi dice, vedete? A quel punto sarà completo. Questo è il dio Sobek e Horus, il dio coccodrillo e il grande Horus, quindi i due opposti. E vediamo con le carte del Sole della Luna cosa ci dicono. Wow, guardate l'albero della vita, quindi c'è una grandissima apertura, qualcosa che voi dovete comprendere, qualcosa che arriva per voi, ed è meraviglioso se guardate queste due carte, la riconciliazione e questa apertura, quindi si apre un portale per voi, si apre qualcosa che potete comprendere, ha una comprensione diversa di come fino ad oggi avete compreso. Quindi lasciatevi veramente trasportare e lasciatevi portare per questo periodo e lasciate che questo miele possa entrare nella vostra vita e possiate tramite il vostro cuore darvi il permesso di cambiare qualcosa. Grazie. Ora Cancro.
Quindi amici cancro, vediamo cosa porta questa luna per il cancro. Questa luna per il cancro, wow! Questa luna per il cancro porta come un'armonia tra il vostro maschile e il vostro femminile, come se per il cancro ci fosse comunque un bilanciamento tra due energie che possono finalmente lavorare insieme, con due visioni che invece di essere opposte possono veramente bilanciarsi e camminare insieme e riuscire a comprendersi, ma per il vostro meglio, per la vostra strada, per quello che vi arriva. C'è bisogno di affidarsi veramente tantissimo, ma a cosa? Al vostro cuore, a quel perdono, a quella cosa che diciamo va bene così è, così sia, va bene, e va bene così com'è. E tramite quel cuore io mi permetto di andare avanti, mi permetto di andare in quella strada e trovare veramente di persone che possono camminare con me, quello che mi può accompagnare e lasciare andare tutto quello che non mi interessa e portare quella parola. E proprio il cuore, ricordatevi che quel cuore, quel perdono, va tutto bene così com'è, è proprio qualcosa che è attaccata al vostro cuore, è in concomitanza con il vostro cuore, è in bilanciamento con il vostro cuore, è molto importante, perché voi troverete quella visione di quello che dovete fare, amici cancro, solo se siete nel vostro cuore. E proprio c'è come una nuova chiamata, come un onorare tutto quello che è stato, onoro tutto quello che sono, onoro tutto quello che è arrivato nella mia vita e ringrazio di tutto quello che è arrivato nella mia vita. Ma vado oltre, ora seguo me stesso, rimango fedele, rimango fermo un attimo per capire dove voglio andare, cosa mi sta mostrando, cosa sento, cosa voglio fare, sento di fidarmi di me. L'unica cosa che dovete fare, amici cancro, è riaprire il vostro cuore e fidarvi profondamente di voi stessi. Vediamo quale altro messaggio per il cancro. Il cancro deve lasciare riportare armonia nella sua vita e smettere di sentirsi come controllato o avere occhi intorno, non tenetene conto, smettete di rimpiangere, fate veramente quel grandissimo cambio. È come se voi non doveste in questo momento tanto pensare ai soldi, perché i soldi vi arriveranno, dovete proprio fare quel cambio pensando al vostro cuore, che cosa vi dà piacere fare, perché dopo tutto il resto arriva assolutamente. Ci sono cose da superare, è vero, avete amici cancro delle cose che dovete superare, dovete guardare negli occhi, come doveste guardare i vostri mostri negli occhi, ok? C'è una persona anche gelosa nella vostra vita che sempre vi blocca, ma molto siete voi che vi bloccate, quindi è proprio dopo, quando vi rendete conto di chi è quella persona che vi blocca e vi renderete conto che siete voi stessi che bloccate voi, a quel punto voi è come se le strade si aprono e io trovo la mia strada, trovo dove devo camminare, trovo dove devo andare e gli ostacoli non mi spaventano, non sono niente perché non mi ostacolano. Quindi abbiate il coraggio di guardare in faccia quella vostra parte, se voi la chiamate ombra, integrate quell'ombra vostra amica, ha bisogno di essere accompagnata dentro di voi perché possiate ritornare insieme ad alzare la vostra energia. Vediamo per il cancro quali sono gli aiuti. Wow, eccolo qua. L'ibis è il credere, iniziare qualcosa di nuovo, è l'innocenza, è proprio la fiducia. Voi dovete avere fiducia, assolutamente fiducia in voi stessi. Voi dovete fidarvi veramente di voi, questo è molto importante. E vediamo le carte della luna, qual è l'altro aiuto che avete questo mese lunare, questa luna in acquario.
chi meglio della nostra Venus, che tra l'altro è diretta da qualche giorno e penso che in molto l'abbiate sentita, io ho sentito subito gli effetti ovviamente, tramite la bellezza, tramite l'armonia, quindi credete nell'armonia, riportate armonia nella vostra vita, riportate bellezza nella vostra vita, riportatela, perché solo tramite quell'armonia che voi amici Cancro potete ritornare uniti, potete ritornare a rivedere la bellezza di chi siete veramente, tramite quel cuore e tramite l'armonia. Grazie amici Cancro. E ora andiamo ai miei amici del leone, le mie leonesse, i miei leoncini. Cosa porta questa luna in acquario per il leone? Il leone inizia una ricerca, una strada finalmente vera che lo porta direttamente al proprio cuore, che lo porta in contatto con quel grande cuore che ha e che può espandersi intorno, e a quel punto può creare, state nell'amore, siate amore, leoni, voi siete, risplendete con quel sole meraviglioso, quindi mostrateci quel sole meraviglioso. Quello che vi viene chiesto è: rimani nell'essenza, rimani dentro in quell'essenza, vai oltre le parole, vai oltre l'immagine, non importa l'immagine, vai dentro, ok? E a quel punto la strada vi si apre, la strada inizia veramente a camminare molto forte, e a quel punto voi dovete superare i vostri mostri, quindi dovete liberarvi da tutte le prigioni, fuori, liberatevi dalle prigionie e cambiate qualcosa nella vostra vita, guardate le cose da un altro punto di vista, perché voi siete pronti per entrare al Tempio, voi avete la chiave del Tempio, voi siete all'entrata del Tempio, non è vero che siete bloccati, non è vero, voi siete all'entrata di quel Tempio e potete entrare dentro quel Tempio e potete darvi veramente quella grandissima fiducia, quella grandissimo credo, io ho fede in me, ho fede in quello che sto portando e ho tutta a mia disposizione per poter portare quel mio sogno finalmente qua davanti a me, posso crearlo, posso manifestare quel sogno. Bellissimo, veramente leone, cioè avete una chance veramente meravigliosa, non buttatela via, quello che sto sentendo per voi è veramente molto importante, cioè voi potete veramente portare questo sogno veramente davanti a voi, potete crearlo. Andiamo. Guarda, voi dovete avere fiducia nella grande armonia, smettete di sentirvi perseguitati, per favore, lasciate andare. C'è qualche ostacolo da superare, ovviamente, ma ci sarà anche una riuscita in un lavoro che vi darà soddisfazione, e anche se avete persone ovviamente che sono gelose di voi, però voi non, per favore, non preoccupatevi. E anche c'è una persona in amore che viene verso di voi e c'è come un avversario in mezzo, ma quell'avversario non preoccupatevi, perché voi, quella persona vi raggiungerà, quindi abbiate un attimo di pazienza, che so che non ce l'avete, e perché poi ci sarà un messaggio che arriva per voi, quindi per favore non state nella negatività, non state in quello che può sembrarvi negativo, ma rimanete veramente in una grandissima fiducia. In questo passaggio di questa luna dovete fidarvi assolutamente di voi, cercare di vedere le cose in maniera positiva in tutto quello che vi gira intorno. Vediamo chi vi aiuta in questo mese. Guardate, avete tutti che vi aiutano, le sacre proposte, quindi c'è la dea Nut, la dea del cielo, quella che mangia il sole alla mattina, lo partorisce la sera e ha tutto il corpo pieno di stelle, il suo marito Gea, quindi c'è il cielo, c'è la terra, c'è il guardiano del cuore, Anubis,
al centro, che cammina con voi e che vi apre le porte che vi devono essere aperte. E guardate, c'è il marito di Segway, il visionario, cioè vi mette in contatto con qualcosa che è nell'invisibile, vi mette in contatto con qualcosa che non riuscivate a vedere, ma perché questa unione tra il cielo e la terra, con il guardiano del cuore che vi accompagna, vi mette in contatto con qualcosa che è ora che voi iniziate a vedere. Vediamo qual è l'altro aiuto. L'altro aiuto per voi è proprio questo, è andare oltre, perché vi ho detto il visionario, il dio degli altri mondi, degli inframondi, dei mondi superiori, il dio dell'invisibile. E guardate che arriva Nettuno, andare oltre, superare i vostri limiti, quindi superate i vostri limiti, avete tutto a disposizione, amici del leone. È veramente un momento in cui dovete veramente credere in voi e avere a disposizione tutto questo. Grazie mille, amici del leone. E andiamo delle mie amiche, amici vergine. Ricordatevi di ascoltare sempre sia il segno che l'ascendente, perché vi danno informazioni tutti e due. Vergine, cosa porta per la Vergine questa luna? La Vergine deve veramente lasciare andare il passato, deve onorare il passato, deve onorare quegli antenati che l'hanno portata qua, questa incarnazione, deve onorare tutto ciò che è intorno a lei e deve seguire invece la nuova strada. C'è una nuova strada che si mostra, ma è giunto il momento di staccare quei cordoni, di staccare quelle corde che vi tengono, quelle zavorre, e di andare oltre. E dovete veramente uscire dalla vostra comfort zone e dovete avere il coraggio di usare il cuore. Lo so che vi fa paura, vi fa molta paura usare il cuore, ma in questo momento dovete veramente usare quel cuore. È giunto il momento di usare quel cuore per aprire questo passaggio che state facendo e per riconoscervi e per sapere chi siete. Veramente guardate il valore che voi avete e camminate per la vostra strada senza preoccuparvi, manifestate quei sogni che avete e veramente portateli qui, ora, adesso, davanti a voi, manifestateli, manifestateli e manifestateli. Quali altri messaggi ci sono per voi? Vergini, wow, c'è l'amore, mi sa che succederà qualcosa di corazon in questo momento e c'è proprio un messaggio che arriva per voi e c'è una persona che è gelosa di voi, ma più che altro siete voi che avete grandi rimpianti, quindi lasciate andare, per favore, lasciate andare tutto quello che è stato, rimanete invece nel nuovo cerchio di persone che avete intorno che manifestano, che vi fanno arrivare anche tante idee, vi fanno aprire anche tante altre idee, ok? E ci sarà veramente qualcosa che vi arriverà un'illuminazione che vi porterà veramente una grande allegria nel vostro cuore, vi troverete insieme ad altre persone a condividere una serie di cose e sarete molto felici di condividere, sarete proprio rimarrete stupiti di voi stessi perché non avreste mai pensato di poter condividere con queste persone quello che state creando e non avreste mai pensato di sentirvi così uniti e così in pace e così in allegria con questo gruppo che si sta creando intorno a voi di persone. Vediamo qual è l'aiuto per le mie vergini.
la rigenerazione, la trasmutazione, quindi Osiris, che proprio da vedete le radici, voi potete ricreare la vostra vita e potete cambiare e potete immergervi nella bellezza di trasmutare qualcosa nella vostra anima che non vi siete dati il permesso fino ad oggi, riconoscendovi sempre. Andiamo. Qual è l'altro aiuto che arriva? L'altro aiuto è l'amore, l'angelo custode. Datevi amore, siate amore, perché per avere questa rigenerazione non la potete avere senza quell'amore. Quindi aprite quelle ali, rimanete liberi e finalmente per una volta nella vostra vita datevi il permesso di respirare in quell'amore, datevi il permesso di sentire queste ali che vi proteggono, datevi il permesso di sentirvi uniti, che tramite quelle radici voi potete risorgere e salire in cielo. È come se dalla terra al cielo questa rigenerazione che vi sta arrivando, quindi è veramente molto molto importante. Grazie amici della Vergine. E ora le mie care Libra, le mie bilancine, le mie care bilance. Vediamo cosa porta questa luna in Acquario per la bilancia. Allora, la bilancia ha tutto a disposizione e ha una grandissima visione. La bilancia in questo momento ha una grande visione di come può, cosa vuole fare, dove vuole arrivare, una visione anche un po' molto lontana, ma ricordatevi bilance che voi a disposizione avete tutto, ok? E avete proprio quella visione assolutamente in armonia con voi stessi e anche quella connessione del vostro cuore, però vi viene chiesto, perché è come se siete un po' invertiti, cioè il vostro maschile e il vostro femminile, le vostre due parti non si guardano bene, si stanno un po' girando le spalle, dovete semplicemente portare armonia e fare in modo che queste due parti si guardino negli occhi, perché la visione è la stessa che avete dentro di voi, quindi non andate lontano, siate veramente dentro di voi, ok? E avete veramente, e a quel punto, quando portate quell'armonia e capite che potete mettere tutto in bilanciamento, a quel punto voi vi potete permettere di fare un cambio, di andare oltre. E veramente vi ritrovate chi siete, ritrovate che cosa siete capaci di fare, quante doti avete che non ve lo state dicendo. Quante cose potete portare qua e manifestare con questa luna? È giunto il momento di manifestarle adesso e di seguire quella vostra visione, di seguire quel vostro sentire. Quindi andate oltre, andate avanti, non fermatevi, proseguite. Andiamo. Voi avete una riuscita che vi aspetta, non preoccupatevi delle persone che vi possono criticare, lasciate perdere, non è più un vostro problema, ok, questo. Voi avete proprio l'armonia che cammina con voi e veramente potete anche accedere a un grande amore, a una grande riuscita, quindi incontrerete anche le persone giuste. Non preoccupatevi di chi vi blocca, lasciateli andare queste persone, perché più voi state in quell'energia di avere paura di essere bloccati, più voi la state richiamando, perché voi avete comunque una riuscita, anzi vi divertirete pure, avrete anche, proprio non so, uscite con delle persone e vi troverete a ridere moltissimo e avete veramente una grandissima riuscita. La riuscita è nelle vostre mani, ve lo ripeto. Dovete muovervi, uscite, andate fuori, vedete persone, non rimanete chiusi dentro voi stessi, non rimanete pensando che tutti ce l'hanno con voi. Lasciate andare,
state veramente nella positività, manifestate in questa luna veramente la bellezza e cercate di divertirvi, è una cosa molto importante, cercate di essere leggeri e di sorridere. E ora vediamo l'aiuto per le mie Libra. Anche per le Libra guardate la leggerezza, l'ibis, dovete veramente credere, dovete veramente avere fiducia e stare proprio anche in quell'innocenza, non fate troppi, non lavorate troppo con la vostra testa, non lavorate troppo, lasciate che quella leggerezza e quella bellezza di questo ibis possa veramente accompagnarvi, ok? E vediamo qual è l'altro aiuto. L'altro aiuto è il creatore, quindi siate creatori della vostra realtà, prendetevi la responsabilità di essere creatori, credere e creare. Come vedete sono sempre in sintonia questi due aiuti. Create la vostra realtà, createla come consona con voi in questo momento, con chi siete in questo momento, ed è molto importante che ritroviate la vostra strada. Grazie Libra, e ora il mio amato Scorpio, per i miei amici Scorpione, vediamo cosa ci aspetta in questa luna in Acquario. La luna in Acquario ci chiede di portare ordine, di rimettere a posto quelle basi e di credere totalmente in noi stessi. Dobbiamo credere assolutamente chi siamo, dobbiamo portare fuori veramente chi siamo, credere e non arrendersi mai, come diceva quella, che era una canzone, credo. C'è una grande apertura che è stata fatta per gli Scorpioni, che vi si mostra con questa luce, con questa luna in Acquario, scusatemi, e una grande visione si apre davanti a voi, sapete esattamente che cosa portare nel viaggio di questa luna e sapete esattamente che cosa lasciare andare. E state dentro nell'essenza, andate proprio dentro nell'essenza e non fidatevi veramente di quello che sentite, andate a scavate profondamente, trovate veramente quello che volete tenere, trovate quello che è giusto. E a quel punto quella visione potrà manifestarsi, a quel punto quella visione potrà veramente partire, boom, velocissima, ok? E avete tutto intorno a voi, avete tutto a disposizione e siete già nella vostra missione di vita, voi sapete che state camminando, state facendo dei passi per arrivare veramente dove volete essere e quei passi aprono veramente una nuova realtà, vi aprono proprio a sentirvi giusti in quel cammino che state creando ed è proprio lì il vostro grandissimo cambio, è il rendervi conto che intorno a voi avete scavato, avete tirato fuori esattamente ciò che voi volete manifestare, esattamente ciò che voi siete. Vediamo quali altre informazioni per lo Scorpione. Scorpione deve avere il coraggio di fare un cambio e di tirare fuori quei segreti che noi teniamo proprio segretissimi e che non diciamo a nessuno, invece è il momento di tirarli fuori. E non preoccupatevi delle persone che cercano di bloccarvi, perché nessuno vi può bloccare, siete soltanto voi che non vi date il permesso, quindi qui c'è un grande permesso da dare a noi stessi profondamente, di tirarlo veramente fuori, e ci sarà un'idea che arriverà proprio per voi, capirete che la vostra voce vi dirà qualcosa che dovete seguire, e ci sarà anche un incontro che vi tormenta molto ed è un incontro d'amore. Qui c'è un incontro con una persona del cuore e che vi lascia sempre un grande volete, non volete, cioè volete, però poi
avete questi rimpianti, quindi è ora invece di andare per quella strada e di stare sotto la luce, darci il permesso di vivere questa nuova energia. E nessuno vi potrà bloccare, quindi rimanete, non andate, per favore, non andate, ve lo ripeto, non andate nella depressione, non andate nella malinconia, rimanete veramente dentro di voi e cercate di ricevere tutti i messaggi che vi stanno arrivando, perché tantissime informazioni stanno scendendo per voi. Ascoltate la vostra voce che avete dentro, che è veramente molto importante quello che vi sta dicendo. Fidatevi di voi, fidatevi di chi siete, abbiate cura di voi, abbiate cura di questa nuova visione che si sta aprendo, okay? Che è ben precisa già, molto precisa. Vediamo chi gli aiuti per lo Scorpione. E anche per lo Scorpione ci sono le sacre proposte. Di nuovo questo cerchio che si forma, che è già tutto intorno a voi, dalla dea Nuta al cielo, alla terra, a quello che è l'invisibile, che per voi è molto facile avere l'invisibile, tutto quello che voi andate a scavare, e seguite Anubis, seguite le indicazioni che Anubis vi sta dando, seguite le indicazioni di quel cuore che vi sta guidando, e per una volta tanto non ritiratevi dentro sotto nella terra, ma continuate a salire e andare verso il sole. Perché Anubis vi apre tutte le porte, ricordatevi, sta camminando con voi. E vediamo un po' qual è. Qui ne sono venute due. Uno è lasciare andare, quindi basta piangervi addosso, basta chiudervi, lasciate andare tutto, fluite con tutto quello che vi arriva, e siate i maghi della vostra vita. Datevi il permesso che la magia entri dentro di voi. Quindi guardate, Scorpioni, è molto importante quello che vi stanno dicendo. Siate veramente i maghi di voi stessi. Lasciate che quella magia che fa parte di voi possa veramente manifestarsi. Grazie, Scorpioni. Sagittario, miei amati Sagittario, segno della verità. Vediamo che cos'è per il Sagittario. Per il Sagittario è questa una grande ricerca per riportare quell'equilibrio. È come se in questo momento ci fossero tantissime cose che vanno riportate un po' in ordine, vanno riveste quelle basi, e va veramente sentito che bisogna fidarsi e avere fede in chi siete, quindi riportate quell'ordine e abbiate fede in quella parola che tanto state portando nel mondo. Affrontate le vostre paure, affrontate il vostro mostro più grande, guardatelo negli occhi e a quel punto riportate ordine, rimanete centrati, siate quel canale tra cielo e terra e osservate che cosa vi si mostra davanti a voi, okay? E a quel punto si aprirà tutto, troverete la strada che dovete percorrere senza fare nessun tipo di fatica, e quella strada si apre talmente forte che dovete veramente fare un decreto che sia: io mi fido della mia voce, io mi fido soltanto di me, perché è come se il cielo per voi scendesse giù e fosse un tutt'uno con la terra tramite il vostro cuore, quindi portate quel beneficio, quell'armonia nella vostra vita, unendo tutto questo, il cielo e la terra, e continuate ad andare avanti per il vostro percorso, perché c'è qualcosa che appena avete fatto quel bilanciamento, avete messo ordine, si mostrerà nella vostra vita veramente molto profondamente. Guardate, ho già cominciato a cadere da sole senza bisogno di muovermi, e c'è una grandissima leggerezza. Fate quel cambiamento in leggerezza, siate quel cambiamento, ok?
Guardate, c'è una grandissima armonia che arriva per voi e c'è veramente una riuscita, veramente credete, Sagittari, credete, abbiate solo un po' di pazienza, dovete stare un po' fermi, ma poi le cose si mostrano assolutamente. Quei segreti che erano dentro di voi saranno mostrati proprio tramite una persona che entra nella vostra vita e che vi porterà a vedere le cose in una maniera completamente diversa. Ritroverete veramente quell'armonia e non vi preoccuperete più di quelle che sono le persone che vi ostacolano meno, ma avrete una grande veramente è come se il vostro cuore si aprisse, come se voi è come se voi tornaste veramente a trovare veramente quella grande allegria e poteste uscire da quella che è un po' quella depressione, quella malinconia che avete dentro. E proprio guardate che quello che vi arriva dopo, abbiate pazienza, avete un attimo in cui dovete aspettare, ma poi dopo le cose si aprono, perché quello che vi arriva dopo è proprio una riuscita sia in amore, sia una grandissima, voi sarete al centro e avrete tutto a vostra disposizione, incontrerete anche una persona, una meravigliosa persona di un certo livello sia culturalmente sia a livello energetico, con la quale potrete condividere moltissime cose. Quindi le cose che vi arrivano sono veramente molto, molto importanti. Vediamo gli aiutini con le mie meravigliose oracoli alchemici. Guardate, la dea Basta, Sagittari. La dea Basta è la dea della sensualità e dell'istinto. La dea Basta non è soltanto la bellezza e la sensualità a livello sessuale, la sensualità in ogni cosa che andrete a fare, l'armonia in ogni cosa che voi andrete a creare nella vostra vita. Ricordatevelo questo. E l'intuizione, l'istinto, seguite l'istinto. Voi siete istintivi, seguitelo con l'istinto e non preoccupatevi. Vediamo qual è. Già una si è mostrata, quindi mi sa che anche il Sagittario avrà 2 aiuti. Bene, state calmi, state calme. Sagittari, state calmi. Allora, guardate il Folle. Voi avete tutte le strade a vostra disposizione, dovete essere soltanto leggeri e seguire la vostra follia che vi porta proprio a diventare il creatore della vostra vita. Guardate la bellezza di queste 3 carte. Basta, il Folle, la creazione. Create tramite la vostra follia, create tramite il vostro istinto, create seguendo quella voce che avete dentro, perché lì troverete quello che state cercando, quello che da tanto state cercando lo troverete. Grazie miei cari Sagittario e ora vediamo il Capricorno. Amici Capricorno, che cosa si mostra per il Capricorno? Questa luna. Il Capricorno ha un sogno che però per raggiungerlo deve veramente avere una grande fiducia in se stesso, deve veramente, ma veramente camminare per una strada senza perdere di vista dove vuole andare, qual è quella strada. Quindi per favore continuate ad andare avanti. Capricorni, voi dovete mettere un pochino di ordine, di mettere quelle basi, e le basi vanno veramente messe nella maniera migliore e bisogna avere fiducia nella vostra visione. Dovete veramente seguire quella visione che avete, seguirla veramente anche stando molto comodi, molto tranquilli, senza ansia da prestazione, state tranquilli. Andate avanti, la strada ormai vi si è mostrata, quindi per favore andate oltre, proseguite e non fatevi venire l'ansia e a quel punto fate la vostra scelta.
scegliete di uscire da quella zona di comfort dove sempre vi richiudete, perché se state chiusi lì non arriva nulla, quindi qui bisogna andare fuori, ok? E seguire quella strada che vi porta proprio a cercare ciò che consono con voi, a cercare le persone che possono parlare con voi, le persone che vi possono non solo parlare, ma possono ascoltarvi, le persone con le quali potete condividere delle cose, perché se state lì non condividete nulla. Quindi andiamo a vedere qual è l'altra informazione per il Capricorno con questa luna in Acquario. Voi dovete uscire dalla vostra prigionia, perché qui siete chiusi dentro una prigione, ma la prigione è vostra, l'avete fatta solo voi. Il vostro nemico sono veramente le 1000 maschere che vi state mettendo, quindi dovete veramente darvi il permesso di toglierle, di dare il permesso di uscire, di dare il permesso di poter incontrare l'amore, per poter incontrare quel cuore. E c'è un cambio, vi renderete conto che c'è un cambio, quel cambio vi porterà veramente verso qualcuno che vi piacerà molto 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 molto. E proprio capirete che non dovete più stare nel tormento. Quello che dovete fare, Capricorni, smettere di tormentarvi, smettere di stare in quel tormento, cercare di portare pace e di darvi il permesso di usare quel cuore, darvi il permesso di respirare da quel cuore, come se dal vostro cuore voi potreste aprire e respirare. Fate finta che il vostro cuore è un grandissimo polmone verde. Questo dovete ricordarvi. Vediamo chi vi aiuta. Qual è l'aiuto per il Capricorno? Wow! Che pera! Che pera è lo scarabeo, quindi è la rinascita questa, ok? Quindi qui è proprio un ciclo che si sta formando. È come se il guardiano planetario stia arrivando in aiuto vostro affinché voi possiate rinascere, possiate andare su. È proprio il grande danzatore, lo scarabeo viene su dalla terra e sale dove? Rinasce per arrivare al sole ed apre le ali. Questo è quello che dovete fare, Capricorno, voi dovete darvi la possibilità di riaprire le vostre ali, ok? Vediamo qual è l'altro aiuto per il Capricorno. Guardate, un nuovo inizio, rinasco per un nuovo inizio, rinasco perché mi si mostra davanti un nuovo inizio. Datevi la possibilità di poter camminare in questo nuovo inizio. Grazie Capricorni. Acquario, luna in Acquario, segno dell'Acquario. Vediamo un attimo che cosa arriva per l'Acquario con questa nuova luna. L'Acquario ha tutto intorno a lui, la grande libreria della Cascia è tutta intorno a lui, quello che vi serve l'avete lì, non avete bisogno di andare a cercare fuori, ma dovete darvi il permesso di farlo diversamente. Avere il coraggio di lasciare andare quello che è stato fino ad oggi, avere il coraggio di cambiare qualcosa, avere il coraggio di partorire qualcosa di nuovo e aspettare un attimo, non correre sempre, volere le cose immediatamente, ma aspettare un attimo che le cose si mostrino. Quindi abbiate un attimo di pazienza, rimanete fermi, rimanete come un canale tra il cielo e la terra e aspettate che le cose si mostrino e a quel punto andate, ok? E a quel punto le strade si aprono. Dovete fermarvi un attimo, vedere dove volete andare,
portare quel progetto giù, ma poi fermarvi un secondo e vedere dove lo volete portare e si apre tutto. Pum. Le strade si stanno aprendo per voi, ma tramite veramente il vostro cuore. Voi dovete usare quel cuore, dovete veramente mettervi in contatto con quel cuore e riconoscere chi siete, splendere della vostra luce, mostrare chi siete, veramente uscire totalmente chi siete voi. Vediamo quali altre informazioni per l'Acquario. E per l'Acquario deve smettere di sentire, di stare sempre nei rimpianti del passato. Massimo, basta, non è più il momento. Ci sono messaggi che arrivano per voi, che portano una grandissima armonia, vi portano proprio anche l'allegria a casa vostra, tramite delle persone che arrivano a bussare alla vostra porta, e voi dovete uscire da quella malinconia, perché voi avete un nuovo amore che sta arrivando proprio davanti a voi, quindi abbiate il permesso, datevi il permesso e datevi il permesso proprio di ricevere come dei nuovi tips, delle nuove idee che stanno arrivando, ok? E avete proprio la riuscita, ma non dovete stare nella malinconia. Cercate di stare su, quindi non abbattetevi, le cose stanno andando bene, dovete avere un pochino di pazienza, ok? Vediamo qual è l'aiuto per i nostri amici Acquario. Guardate, l'alchimia, quindi è molto importante. Questo è come l'alchimista, quindi è il grande sogno e la grande madre che vi sostiene, quindi qui avete veramente qualcosa che vi sta arrivando. Guardate, se vedete la chiave della vita, voi sapete che cos'è la chiave della vita. La chiave della vita è una rinascita, è una chiave ai nostri filamenti del DNA, è come rigenerarci all'interno, è come riunire le nostre parti, come ritornare nella vita, come parlare la nostra verità. Parlate la vostra verità e non abbiate paura. Vediamo qual è l'altro aiuto che vi può arrivare. Saggio, voi sapete tutto, sapete come dovete fare le cose, vedete la grande madre che vi sostiene, il grande saggio, voi sapete come dovete muovervi, sapete quali sono le cose giuste che dovete fare e sapete come cosa dovete mostrare, quindi è giunto proprio il momento di non giocare più, ma di uscire assolutamente nella grandissima verità che portate. Grazie Acquari. E ora i miei amati pesci, miei poisson, e io so che loro sanno di chi sto parlando. Vediamo cosa porta questa luna in Acquario per i pesci. Pesci, c'è una grandissima presa di coscienza, di una visione di qualcosa che voi volete, dove volete arrivare. Voi sapete dove volete arrivare, ma dovete avere il coraggio di tagliare via qualcosa che non vi serve più e tenere solo quello che invece vi darà frutti, ok? E siete già all'interno, voi avete già fatto un grande passaggio e siete proprio come all'interno dell'entrata del Tempio, quindi voi sapete esattamente, state per entrare nel grande Tempio delle grandi conoscenze, avendo avuto quella visione e sapete come muovervi, avete già tutto molto chiaro, pesci. Dovete solo avere il coraggio di andare oltre, di affidarvi totalmente per camminare in quella strada che vi porta in connessione con tutte le vostre parti e con quella visione che voi avete, ma quella visione che parte da qua.
parte da un'idea del cuore, parte da un amore che avete qua dentro, parte da qualcosa che vi spinge a creare qualcosa che però è un desiderio grande del vostro cuore. E a quel punto voi comincerete a camminare e a fare una scelta di tutto quello che volete intorno. E meravigliose sono. Quando avete fatto questa scelta, miei cari Poisson, voi vi riconoscerete, voi saprete esattamente chi siete e a quel punto vi darete la possibilità di camminare leggermente e si apriranno tutte le strade davanti a voi e quelle strade saranno connesse al vostro cuore. Voi avrete una sorpresa grande con questa luna voi vi troverete a essere così tanto in contatto con il vostro cuore come mai lo siete stati. È come se veramente si aprisse un portale in cui voi sapete che la strada giusta la sentite dal cuore, la strada giusta è quella del vostro desiderio più grande. Ed è lì che fate il vostro cambio, è lì. Vediamo che altre informazioni per i miei possoncini. Guardate, c'è veramente una grandissima leggerezza che arriva e questa grandissima leggerezza vi arriva tirando fuori un segreto che avete dentro, qualcosa che voi tenete nascostissimo dentro di voi, che è ora che invece possa uscire. Questo grande, grandissimo segreto proprio sarà proprio la vostra grande guarigione e vi porterà proprio l'allegria, vi sentirete felici in mezzo alle persone e ci sarà un grande messaggio di riuscita. Se vi date il permesso di tirare fuori quel segreto che avete dentro, sarete in armonia con il tutto, con tutto quello che dovete fare e a quel punto vi permettete di cambiare per portare un benessere nella vostra vita e essere veramente quella persona che siete, quella persona come siete voi, una grandissima persona che siete. Quindi non tormentatevi, non cadete ancora nella paura, nel tormento, sì, no, ma poi cosa succede? Ma invece state nella vostra grande genialità che avete, quindi nelle idee che vi arrivano e lasciate che quelle idee vi arrivano per portare proprio a terra tutto questo. Bellissimo pesci, cioè veramente credo che siate fortunatissimi in quello che sta arrivando perché sono veramente bellissime, credete veramente in voi, c'è un grande passaggio, in questa luna voi potete avere la possibilità di fare questo grandissimo passaggio ed ecco qua, vediamo un po' le relazioni sacre. Dovete capire che ci sono relazioni sacre, relazioni di anime, relazioni che arrivano e come vedete sopra c'è la mia amata Sekhmet con il suo fuoco che accende e che vi guida e poi abbiamo Horus e Sobek, i due opposti, come se ci potesse può essere un'armonia che viene ristabilita, il grande messaggero che è la Sfinge, il contatto con la terra di Gnun, quindi avete veramente tutta a vostra disposizione e al centro c'è proprio un messaggero che vi manda il messaggio giusto che dovete portare, quindi relazioni sacre, abbiate il coraggio di poter sentire quello che sta arrivando e potervi sentire sacri, perché tutti noi lo siamo assolutamente. Vediamo l'altro aiuto. Questo viene fatto tramite un grande silenzio. Queste relazioni sacre che voi ritroverete, questa sacralità che è dentro di voi, la potete trovare facendo silenzio dentro di voi e ascoltandovi profondamente, in quel grande silenzio dove il tutto è, così è, e così sia, e lì c'è veramente la grandissima risposta per voi.
Grazie amici pesci, io vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltato, spero che qualcosa vi possa rimanere, vi possa essere utile e grazie ancora, buona luna, buon ciclo e soprattutto buona vita e accettate la vita e ringraziate della meravigliosa vita che abbiamo e dove siamo ora. Vi bacio, vi voglio bene a tutti, vi abbraccio forte forte qui dalla casa di Ra e vi aspetto presto a venirmi a trovare nel deserto per ispirare questa sacralità e abbracciarci di persona. Vi voglio bene, grazie.